guys, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi, se vedete che chiudo un po' gli occhi, sono senza occhiali perché non mi andava di mettermi le lenti a contatto. Ho deciso di introdurre una nuova rubrica che si chiamerà Makeup for Dummies, perché io ascolto le vostre richieste. Ecco perché vi dico: seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale qui su YouTube, perché io vi ascolto, sono la vostra consulente psicologa. Questa rubrica è stata ispirata appunto dalle vostre richieste, perché molte di voi, cari amichette mie, mi avete chiesto di fare dei make-up per comuni mortali che non hanno comprato, cioè non hanno chissà quale disponibilità di prodotti. Siccome molti di voi mi dicono: oh mio Dio, ma è impossibile fare questo make-up, ci vuole troppo tempo, così, ho deciso di inventarmi questa rubrica dove vi spiegherò passo passo diverse tecniche che possono essere utilizzate, a iniziare dal come mettere il semplice eyeliner, che per molti è un trauma. Diciamo che le mie idee nascono tutte dalle vostre richieste, quindi se avete richieste in particolare scrivetemele qui sotto nei commenti o su Instagram, dove mi trovate come ifmelasays, tutto attaccato. Cerchiamo di unire gli argomenti in modo tale che se molte mi chiedono dell'eyeliner, siamo tornati più forti di sempre con la parola più bella del mondo. Se molte mi chiedono dell'eyeliner o roba del genere, posso unire appunto la richiesta in un unico video e farvi vedere come realizzarlo. Se non vi siete iscritti ancora al canale, questo è il momento per farlo, attivando la campanellina e lasciando un pollice in su a questo video. Non perdiamo altro tempo, iniziamo! Ho pensato, per introdurre questa nuova rubrica, aspettate che adesso mi viene, di realizzare un make-up completo. Abbiamo bisogno di pochissime cose. Io comunque in generale una volta a settimana cercherò di mettervi un box dove mi fate delle domande su Instagram, sempre sul profilo ifmelasays, in modo tale da potervi poi rispondere con dei video. Oggi ci servirà, mi sento un po' Giovanni Mucciaccia, un fondotinta sicuramente. Per quanto riguarda primer, se non avete in casa un primer, come penso molti di voi, se avete la pelle grassa o secca, cercate di utilizzare delle creme che siano adatte alla vostra tipologia di pelle. Se avete una pelle grassa, non usate una crema troppo pesante. Se avete una pelle secca, cercate di usare una crema nutriente ma che non vada a far scivolare sopra i prodotti. Per esempio io, che ho una pelle misto e grassa, sono già andata prima ad idratare la pelle, quindi non andrò ulteriormente ad idratarla, perché altrimenti poi ci friggiamo le patatine del McDonald's sopra. Se vedete i miei capelli che sono osceni perché sembra che ho messo le dita nella presa, non vi preoccupate, semplicemente me li devo lavare, avevo le trecce e non mi andava di fare il mondo di Patti in diretta su YouTube, cioè non mi sembrava proprio il caso. Come fondo vado a utilizzare un fondo abbastanza leggero, che è il Soft Matte di Astra. Se non avete grandi problemi tipo imperfezioni, cicatrici o quant'altro, potete tranquillamente utilizzare una BB cream se preferite, o semplicemente mettere la vostra crema un giorno e poi stenderci su un velo di cipria, un velo giusto per coprire qualche discromia, o un fondo in polvere. Vado a stendere questo qui e lo stendo con la spugnetta. Questa qui è di H&M. Mi faceva ridere perché prima mentre la lavavo, cioè mentre la stavo bagnando, siccome non so se si vede, ma qui ha tipo dei bubboni sembrava la faccia dell'orco del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, comunque, per chi l'ha visto, per qualche nerd lì come me. Sembra abbastanza, si ingrandisce molto e sembra abbastanza morbida, veramente io me lo sentivo, ho detto: possibile che non ci sia stato ancora qualche fail? Possibile? Quindi prendo un po' di fondo e lo vado a mettere sulla spugnetta. Adesso andiamo con un po' di correttore, prendo questo qui di Sephora. Ok, ne vado a mettere un pochino e un po' sugli occhi, in modo tale da uniformare anche le palpebre. Mi prendo un pennellino piatto, la cipria di Kiko, questa è la Matte Fusion Pressed Powder, e vado praticamente a pressare un po' di cipria per fissare il contorno occhi. Dopodiché vado su tutto il viso con un pennello molto ampio, prendo la cipria, sbatto e tampono sul resto del viso. Se avete la pelle secca vi consiglio di skippare questo
questo passaggio, magari fissate il correttore in questa parte qui e andate a fissare i lati del naso perché è sulla fronte, perché sicuramente è la parte un po' più grassa. Andiamo un attimo a ridare vita al viso. Io prendo questa palettina di Sephora in maniera molto leggera e accennata, vado a scolpire il viso. Poi con quello che è rimasto sul pennello, quindi vado un po' sulla fronte, strano ma vero, io andrei a mettere un po' di blush, semplicemente per dare sempre questo effetto naturale a questo make up no make up. Quindi riprendo la mia palettina di Sephora, prendo quello un po' più naturale, quindi questo qui, poi ovviamente dipende da quello che volete. Questo blush per esempio è luminoso, quindi io andrò a utilizzare un blush luminoso, ma potete utilizzare il blush che più preferite. Come vedete è impercettibile, cioè la differenza è minima, proprio perché sapete che a me non piace il blush e non voglio diventare Heidi. Con un po' di blush vado anche sul naso, quindi vado a congiungere in modo tale che sia proprio tipo lievemente abbronzato. E riprendo la palettina di Sephora, uso questo illuminante qui, porto l'illuminante anche sotto l'arcata sopraccigliare che dopo andremo a definire con il prodotto sopracciglia. La base è fatta, abbiamo usato una palette viso per provare appunto, partite dal low cost per poi salire. A Astra assolutamente ci sono delle palette viso validissime, quindi vi consiglio di provarle. La cipria di Kiko, ma potete usare una qualsiasi cipria compatta o se preferite potete usare una qualsiasi cipria anche in polvere libera. Un fondo e un correttore. Per quanto riguarda i pennelli ho usato un pennello per l'illuminante, un pennello per il blush. Per la cipria io utilizzo sempre 2 pennelli, ma se non volete utilizzare i pennelli potete tranquillamente procurarvi una spugnetta tagliata, o se non volete appunto un pennello o una spugnetta ci sono quelle in dotazione direttamente con la cipria. E un pennello per il contour, potete prendere per il contour, dovete vedere come vi trovate meglio. Comunque farò un video appunto dedicato esclusivamente al contour. Comunque di solito questi pennelli tagliati o quelli piatti un po' più fitti e rettangolari, iscrizioni come al solito che ve lo dico a fare. Passiamo un attimo agli occhi. Utilizzo la matita per le sopracciglia di Benefit, questa qui è la Brow Contour Pro. Vi devo dire la verità, io per le sopracciglia i prodotti Benefit li amo. Avevo la Goof Proof, per intenderci è quella con la punta a goccia, non la micro brow, perché non avendo grandissimi problemi di dover ricostruire le sopracciglia non utilizzavo una micro brow. La formula della Goof Proof, così come della micro brow sicuramente, è ottima perché non è né troppo dura né troppo morbida. Io non ho capito perché abbiano fatto una formula diversa, secondo me, perché poi con questa sinceramente mi sono trovata un attimo sconcertata. Ora ve la farò vedere perché me la proverò, in quanto la sto usando soltanto quando non devo uscire, perché se devo, va per forza fissata, perché se voi fate così o vi appoggiate un attimo così come sto io, perché la vita è mai una gioia, se ne viene via tutto. Questo è stato uno dei prodotti di Benefit più criticati. Cioè, non so se si percepisce, non ho strofinato, ho appena appoggiato. L'unico prodotto di Benefit che io mi sento di non consigliare, di bocciare. Ok, andiamo avanti. A tutte quante noi piacerebbe utilizzare l'ombretto, ma poi per un motivo che per un altro non lo utilizziamo mai perché ci sentiamo impediti. Puntate su uno shimmer, magari prendete anche quelli di Kiko o da Wycon, non so, quelli in monocialda, prendete un ombretto comunque luminoso, abbastanza shimmer, in modo tale che vi ravvivi l'occhio, quindi lo svegli, vi faccia un bel effetto, ma lo mettete esattamente con il dito. Comunque vado a prendere la palette Metropolitan di Nabla Dissolution, prendo il pennello da contouring, prendo la mia terra, in maniera molto diffusa cosa faccio? La porto anche qui. Cioè raga, niente di più semplice, semplicemente per dare un po' più di profondità. Prendo Dissolution e lo metto su tutta la palpebra mobile. Prendiamo un benedettissimo piegaciglia, anche per questo
faremo tutta una cosa dedicata, perché io so che molte persone hanno paura, cioè tipo le mie amiche quando mi vedono con questo in mano a momenti scappano, cioè neanche io le stessi torturando. Sì Martina, sto parlando di te. Ma il massimo del male è pizzicarvi un attimo la palpebra, non c'è bisogno di una laurea in ingegneria meccanica per utilizzare questo, non ci vuole assolutamente nulla, quindi prendete una matita nera qualsiasi, un kajal, quello che volete, e la mettete nella parte interna superiore dell'occhio. Dopodiché prendo il mascara di Sephora, questo è il Size Up. Quando mettiamo il mascara ovviamente partiamo da movimenti a zigzag per prendere le ciglia più piccoline, quindi per prenderle tutte e separarle bene, e poi tiriamo verso l'alto. Dopo aver finito gli occhi, oggi utilizzo questo qui di MAC, che è un Huggable Lip Color che si chiama Seoul. Io non leggo, scusatemi, devo fare una cosa. Mi faccio vedere anche in questa veste. Seoul. E questo qui sono tipo i Coco Love di Clio, sono molto simili, perché sono tipo dei balsami labbra colorati. Sono un po' colorati, quindi ovviamente se non vi piacciono i balsami colorati non ve li consiglio. Volevo iniziare a inaugurare così questa nuova rubrica con qualcosa di molto leggero che potete replicare tranquillamente con qualsiasi ombretto, con qualsiasi cosa che appunto avete in casa. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere neanche un video anche di questa rubrica che vi interesserà sicuramente. Se non vi interessa fatevela piacere e lasciate un pollice in su ovviamente. Vi lascio sotto nell'info box sia i prodotti utilizzati sia i miei social, quindi il mio profilo Instagram sono ifmelsays. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e vi ricordo di scrivermi qui sotto nei commenti se avete qualche richiesta particolare o scrivermi eventualmente in DM su Instagram. Comunque metterò un box dove potete farmi tutte le domande che volete una volta a settimana, ora deciderò che giorno. Un saluto, un bacio, ciao!